Buongiorno a tutti amici, guardate che cosa mi è appena arrivato in officina. Iniziamo! Inferno MP10E, l'ultimo automodello elettrico di casa Kyosho. Tante confezioni che si trasformeranno presto nella Kyosho Inferno MP10E. Adesso, come al solito, mi organizzo e parto seguendo il manuale delle istruzioni dalla confezione numero 1. Prima confezione che contiene tutte le componentistiche necessarie per assemblare tutti e tre i differenziali della Kyosho Inferno MP10E con le relative casse di trasmissione. Adesso vi mostrerò step by step come io eseguo questa operazione. Per assemblare al meglio queste prime componentistiche della Kyosho Inferno MP10E vi consiglio di procurarvi un set di giraviti esagonali specifici per il modellismo, oli siliconici delle gradazioni che ritenete più corrette per il vostro stile di guida e per il tracciato dove andrete a utilizzare il modello, del grasso che servirà per lubrificare alcune componentistiche che vi mostrerò nel corso di questo video. Personalmente io uso grasso al bisolfuro di molibdeno, costa poco e va alla grande. E per ultimo, se volete essere dei perfezionisti come me, carta abrasiva grana 1000. Inizio proprio con la carta abrasiva con cui andrò a spianare, anzi a pulire tutti gli ingranaggi dei differenziali da eventuali residui di lavorazione. Passati tutti gli ingranaggi dei differenziali sulla carta abrasiva, fate la stessa operazione con le casse dei differenziali. Per ultimo prendete un panno in carta, spruzzateci un po' di prodotto per pulire, io uso il pulitore dei freni della Würth, e pulite tutti gli ingranaggi e le casse del differenziale. Puliti gli ingranaggi e le casse dei differenziali, passo con ingrassare i bicchierini dei differenziali, precisamente il gambo del bicchierino. Vedete? Qui c'è una sede fatta apposta per trattenere il grasso ed è fondamentale ingrassare il gambo dei bicchierini del differenziale. Fate attenzione perché ci sono due tipi di bicchierini, questo tipo che è lavorato qui ed è valido per il differenziale anteriore e posteriore. Quest'altro tipo, che non è lavorato su questo lato, che è valido esclusivamente per il differenziale centrale. Per questa operazione potete utilizzare il grasso che vi ho consigliato poco fa oppure il grasso che è contenuto all'interno della confezione della Kyosho Inferno MP10. A voi la scelta. Ingrassati i bicchierini, inseriteli all'interno delle casse del differenziale e ruotate. Stessa operazione anche sulle corone del differenziale. Prendete i cuscinetti e inseriteli sia nella cassa del differenziale che sulla corona del differenziale. Vedete la sede sul bicchierino come ha trattenuto il grasso? Prendete gli o-ring dei differenziali
E prima di andarli a inserire all'interno di ogni singolo differenziale, lubrificateli con gli oli siliconici che avete scelto per riempire i vostri differenziali. Io in questo caso ho scelto le gradazioni 10.000 per l'anteriore, 4.000 per il posteriore e 7.000 per il centrale. Lubrificate ogni coppia di O-ring con la gradazione che avete scelto. Vi faccio un esempio. Questi due O-ring vanno sul differenziale anteriore. Perfetto, li lubrifico con olio gradazione 10.000. Per posizionare facilmente l'O-ring all'interno della sua sede, mi aiuto con questa tetrachiave ed è molto semplice come operazione. Basta prendere il lato con la bussola più grande, spingere e l'O-ring è perfettamente in sede. Prendete il pin per il bloccaggio del planetario e inseritelo nell'apposito foro che è presente sia sulla cassa del differenziale anteriore che su quella del differenziale posteriore. Una volta inserito, centratelo sul bicchierino. Grano per chiudere il foro da dove ho inserito il pin per il bloccaggio del planetario. Non c'è bisogno di serrare questo grano, l'importante è che lo fate arrivare a filo cassa. Adesso prendo l'olio e riempio leggermente la cassa del differenziale. Ho riempito leggermente la cassa del differenziale in modo tale che quando vado a inserire il planetario, l'aria presente su questa sezione del planetario fuoriesca facilmente. In questa maniera avrò un riempimento del differenziale estremamente preciso. Prendo una crociera, inserisco il satellite e prendo il sacchettino che contiene i rasamenti per i satelliti. Un satellite, un rasamento. Inserisco la crociera completa di satelliti all'interno della cassa del differenziale, facendo attenzione a rivolgere l'incasso per la seconda crociera verso l'alto. Inserita anche la seconda crociera, mi raccomando a far combaciare le due crociere, anzi a farle incrociare. Posizionate quella inferiore con l'incasso rivolto verso l'alto, mentre quella superiore con l'incasso rivolto verso il basso. Così avrete le due crociere che combaciano perfettamente e non possono ruotare. Adesso continuo a riempire il differenziale e arrivo fino al filo delle due crociere. Prendo il planetario superiore e lo inserisco. Adesso riempio ulteriormente fino ad arrivare a filo cassa. Mentre lascio riposare il differenziale in modo tale che fuoriesce l'aria e si stabilizza l'olio, completo gli altri due. Lasciate riposare i differenziali per circa 15 minuti, prendo le guarnizioni, prendo un differenziale, tolgo l'olio in eccesso, semplicemente così, e quest'olio in eccesso non lo vado a buttare, lo spalmo sulla guarnizione per bene. Riprendo il differenziale, tengo fermo il planetario superiore e faccio ruotare. Questo che tende a fuoriuscire lo tolgo e cerco comunque sia di reinserire quello che serve all'interno del differenziale. L'eccesso lo vado sempre a mettere sulla guarnizione. Posiziono la guarnizione all'interno della corona, prendo un giravite piccolo, in questo caso da 1,5, e vado a fare la presenza all'interno
dei fori delle viti, in modo tale che se all'interno ci è andato l'olio, fuori esce, perché altrimenti nel momento in cui avvitiamo la vite e magari è presente dell'olio all'interno del foro, la vite potrebbe andare a comprimere l'olio e non riuscire a garantire un buon serraggio. Posizionata la guarnizione, vado a inserire il pin per il bloccaggio del planetario, prendo la corona, la ruoto e la inserisco. Faccio combaciare i fori, ruotando anche il bicchierino del differenziale se è necessario. 4 viti M3x12 e vado ad avvitare, a chiudere il primo differenziale. Accostate tutte le viti con l'avvitatore, ma voi non siete obbligati a utilizzarlo, io lo faccio per comodità, ma non vado mai a serrare con l'avvitatore. Serro sempre a mano e serro a croce. Dopo aver effettuato il primo serraggio, attendo circa 10 minuti in modo tale che la guarnizione, essendo nuova, si assesti e poi procedo con un secondo serraggio che naturalmente sarà nettamente inferiore in quanto sarà veramente un quartino di giro. Adesso vado a chiudere gli altri due differenziali. Differenziali pronti per essere montati. Adesso volto pagina del manuale delle istruzioni e vado avanti. Prendo le casse di trasmissione che sono assolutamente identiche, quindi non c'è alcuna differenza tra anteriore e posteriore. Inoltre la MP10E è già equipaggiata con l'ultima versione delle casse di trasmissione della Kyosho, IF408D. Cassa di trasmissione completamente rinforzata rispetto alla versione precedente. Con l'aiuto di una piccola tronchese adesso vado a scomporre questa stampata. Prendo i cuscinetti della cassa di trasmissione e li vado a inserire. Fate attenzione in quanto il cuscinetto lato interno entra facilmente, mentre quello lato esterno richiede un po' di forza. Io per inserirlo che cosa faccio? Metto il cuscinetto in piano, appoggio la cassa di trasmissione e forzo. Ed è entrato, nulla di difficile. Pignone conico, lo inserisco e vado a montare gli alberi di trasmissione. Come si fa? Ve lo faccio vedere. Prendo l'albero di trasmissione o anteriore o posteriore, in base a quello che preferite installare per prima, in questo caso ho preso l'anteriore, grano, chiave esagonale da 2,5 mm, frenafiletti medio, quindi quello blu, metto una goccia e me la metto qui sul dito e avvolgo il grano nel frenafiletti. Fatto questo vado a fare mezzo giro sulla filettatura dell'albero di trasmissione centrale, inserisco l'albero sul pignone facendo attenzione che il grano e la parte piana dell'albero del pignone combacino. Una volta inserito vado a serrare. Una volta asserrato potrete notare che non c'è gioco, quindi io che cosa faccio? Allento, sposto leggermente indietro, serro poco e questo è il gioco corretto che secondo il mio parere ci deve essere. Sentite? Una volta trovato il gioco corretto, serro con decisione. Pulisco il frenafiletti in eccesso e eseguo la stessa operazione, in questo caso, sulla cassa di trasmissione posteriore.
Prendo nuovamente il contenitore dove ho inserito il grasso al bisolfuro di molibdeno e vado a ingrassare le corone coniche. Per farlo mi aiuto con questo utensile che ho trovato in un semplice brico, è molto comodo, viene venduto in set, ci sono di altre forme e costa poco meno di 5 euro. Vi consiglio di acquistarlo perché vi tornerà molto utile. Prendo un bel po' di grasso e lo vado a spalmare sulla corona conica. Ingrassata a dovere la corona conica, adesso fate attenzione a questo passaggio. Prendo il rasamento per spessorare la corona conica e lo vado a inserire nel lato opposto alla corona conica. Fate attenzione perché questo rasamento è un attimo piegarlo e non deve essere assolutamente deformato. Lo inserisco. Prendo la cassa di trasmissione corretta, questo è il differenziale anteriore, quindi lo inserirò all'interno della cassa di trasmissione anteriore, facendo attenzione al verso di inserimento, perché se sbagliate il verso di inserimento, oltre a invertire il senso di rotazione del differenziale, le fresature presenti sul telaio non combaceranno con la corona conica e quindi sarete costretti a rismontare il differenziale dalla cassa di trasmissione e andarlo a rimontare correttamente. Per farvi capire, anteriore il verso corretto di inserimento, naturalmente guardate come sono posizionato, è questo qui. Adesso eseguo la stessa identica operazione con il posteriore, facendo sempre attenzione al verso di inserimento. Adesso vado a chiudere del tutto i tappi delle casse di trasmissione con 2 viti per cassa misura M3x18. Non andate a serrare queste viti, accostatele per il momento e ricordatevi di serrarle nel momento in cui avrete montato definitivamente le casse di trasmissione sul telaio. Vado avanti con le paratie laterali. Il manuale delle istruzioni mi indica che alcune parti delle paratie laterali, che sono le stesse della versione a scoppio, in questo caso, essendo la versione elettrica, vanno eliminate e sono questa qui, questa e per ultima questa. Per farlo utilizzerò una piccola tronchese e in più, per avere un'ottima rifinitura finale, mi aiuterò con un mini trapano. Una volta levate le parti indicate dal manuale delle istruzioni, dobbiamo andare a ripassare questi 2 fori che si trovano uno su una paratia e uno sull'altra paratia, con una punta da 3 mm. Apro la confezione numero 2. Adesso vado a montare le paratie laterali sul telaio, facendo attenzione a una cosa molto semplice. Alcune viti vanno inserite dalla parte inferiore del telaio, mentre un'altra coppia di viti, coppia perché sono solo 2, vanno inserite dall'alto del telaio e vanno collocate precisamente qui, dove ho tolto quel pezzettino sulle paratie laterali. Inoltre, queste viti si vanno a serrare direttamente sul telaio, dove c'è anche una filettatura, e vi consiglio di metterci un goccio di frenafiletti. Montate le paratie laterali, vado a montare gli alberi del salvaservo sul telaio, mettendo sempre un goccio di frenafiletti all'interno dell'albero del salvaservo. Poi passerò a montare tutto il sistema del salvaservo che per fortuna, come in tutte le Kyosho MP9 o MP10, è già preassemblato.
Se utilizzate un servocomando di qualità, vi consiglio di precaricare ulteriormente la molla del salvaservo, ma solo se usate un servocomando di qualità. Prendo la piastrina dell'Ackerman e vado, sempre con il grasso al bisolfuro di molibdeno, a lubrificare la sede interna di queste boccole. Prima di inserire la piastrina dell'Ackerman sul salvaservo, fate attenzione al verso di inserimento. Il manuale di istruzioni per rispettare il setup di scatola ci indica di inserirla in questa posizione, cioè la parte meno sporgente verso l'avantreno, la parte più sporgente verso il retrotreno. Vi comunico inoltre che questa piastrina può essere ruotata in modo da avere più posizioni di ancoraggio per la gestione dell'angolo di Ackerman. La cosa più importante di tutte è quella di non invertire il sopra con il sotto, perché la piastrina ha i bordi smussati che garantiscono ai leveraggi di sterzo di lavorare alla perfezione. Con una chiave a bussola da 7 mm e una chiave sempre a bussola da 5,5 mm vado a vincolare la piastrina sul salvaservo. Potete stringere tranquillamente il dado e il bullone, non c'è bisogno di avere un serraggio delicato, ma neanche eccessivo. Inoltre io sotto al dadino qui di serraggio preferisco sempre metterci una rondella con foro da 3 mm in modo tale da garantirmi un serraggio più omogeneo sulla parte in plastica del salvaservo. Ho voltato pagina e vado a mettere il salvaservo sul telaio. Ho già inserito i due cuscinetti qui sugli alberi del salvaservo, posiziono il salvaservo e inserisco i restanti due cuscinetti. Perfettamente scorrevole. E adesso apro la confezione numero 3. Preparati tutti i pezzi che sono usciti dalla confezione numero 3, inizio con l'assemblaggio dell'asse posteriore. Primo pezzo che vado a montare è la piastrina per il supporto dei perni dei bracci. Il manuale delle istruzioni indica che per fissare questa piastrina alla cassa di trasmissione dobbiamo utilizzare viti M4x10. Vi do un consiglio: visto che queste viti tendono facilmente a svitarsi, utilizzate viti leggermente più lunghe, precisamente M4x12, quindi 2 mm in più. Mi raccomando ragazzi, quando andate a inserire le boccole per la gestione della carreggiata posteriore, mi raccomando, inseritele tutte e 4 nella stessa posizione. Io qui ho montato le boccole con il foro al centro, quindi per avere la carreggiata media. Il manuale delle istruzioni mi indica invece di utilizzare la boccola con il foro verso l'esterno, quindi per avere la carreggiata più ampia possibile. Ma conoscendo il modello e soprattutto sapendo dove andremo a girare con questo modello, per me questo è uno dei migliori setup per quanto riguarda la pista Nitro RC Roma. Confezione numero 4. Arrivato al fusello posteriore, voglio ricordarvi la massima attenzione su un particolare che ho visto sbagliare a molti piloti. La boccola che va qui all'interno del fusello, che ci offre varie possibilità di inserimento, quindi foro verso l'alto, foro verso il basso, verso l'esterno, verso l'interno, è importante che abbia lo stesso verso di inserimento da una parte
e dall'altra. Voi non potete immaginarvi quanti piloti ho visto sbagliare questa semplice operazione. Inoltre, nel momento in cui andrete a inserire il perno che blocca il fusello, lo stesso farà fatica a entrare e non deve assolutamente accadere. In questo caso utilizzerò lo stesso setup che viene indicato nel manuale delle istruzioni, quindi la boccola avrà il foro verso l'alto rivolto verso l'interno, e questo è un setup che ormai uso sulla maggior parte di piste e nella maggior parte di situazioni. Arrivato a montare i tiranti della campanatura posteriore, vi volevo ricordare che c'è anche un verso di inserimento corretto per le sfere che vanno poi naturalmente sugli uniball, in questo caso le sfere dei tiranti della campanatura. Il verso corretto, anzi il lato corretto di inserimento, è quello che, se guardate più da vicino possibile, non so se riuscite a vederlo qui dalla cam, ha un invito maggiore rispetto al lato opposto. Prendo la mia sfera, la inserisco dal lato corretto, prendo una pinza che è molto utilizzata per quanto riguarda il bloccaggio dei steli degli ammortizzatori, ma molte di queste pinze sono anche dotate di questo perno che mi aiuterà a inserire la sfera correttamente senza l'ausilio di alcuna pinza. Ed ecco fatto. Sfera inserita correttamente, senza fatica e dal lato corretto. Posteriore completamente assemblato, le differenze rispetto alla versione Nitro della MP10 sono veramente poche. Cambia la barra stabilizzatrice posteriore, che in questo caso è da 2.6 mm, mentre nella versione Nitro della MP10 esce di default da 2.5 mm. Inoltre, invece di trovare i classici piastrini per i supporti motore, qui troviamo un supporto unico in materiale plastico. Adesso apro la confezione numero 5 e inizio l'assemblaggio dell'asse anteriore. Preparati tutti i pezzi della confezione numero 5, ma prima di procedere con l'assemblaggio dell'asse anteriore ci tenevo a fare una precisazione. Prima, nel parlarvi delle differenze tra la versione Nitro e questa elettrica della MP10, ho dato per scontato due differenze che magari molti di voi non sanno. Cambia il telaio e cambia anche il giunto omocinetico che va dal centrale al posteriore, in quanto nella versione elettrica è 3 mm più lungo. Infatti su questo modello è da 113 mm, mentre sulla versione Nitro è da 110 mm. Adesso posso procedere in tutta tranquillità con l'assemblaggio dell'asse anteriore e eseguirò quasi le stesse operazioni del posteriore. Infatti inizio subito con andare a montare la piastrina per il supporto dei perni bracci anteriori, e anche in questo caso sostituirò le viti con viti M4x12 invece di quelle indicate nel manuale che sono M4x10. Arrivato a fissare la torretta degli ammortizzatori anteriori sulla cassa di trasmissione anteriore, vi do un consiglio. Questa sezione era un punto debole della Kyosho MP10, e dico era perché Kyosho ha irrobustito la cassa di trasmissione anteriore, come vi ho detto in precedenza, e ha fatto veramente un gran lavoro. Ma voi lo sapete, io sono abbastanza malfidato e ci tengo a irrobustire questa sezione ancora di più. Kyosho, per fissare la torretta alla cassa di trasmissione, indica di utilizzare 3 viti testa sfasata della misura M3x10 e 2 viti testa tonda della misura
M4x12. Visto che nel momento in cui il pilota prendeva un urto, specialmente sul punto alto della torretta, succedeva che le due viti qui in basso si andavano a strappare, cioè strappavano la filettatura, e quindi la torretta rimaneva vincolata sulla cassa di trasmissione solo con queste tre viti. Quindi alla seconda botta succedeva che si spaccava tutto. Per ovviare a questo problema, che cosa ho fatto? Non solo io, ma tantissimi altri piloti. Abbiamo montato due viti più lunghe qui in basso, precisamente M318, vincolandole nella parte posteriore con un controdato, così da evitare nella maniera più assoluta questo tipo di problema. Poi, naturalmente, se si prende una pezza esagerata, è normale che si spacca sempre tutto. Ed ecco il risultato finale. Come potete vedere, vite più lunga e controdato. Un'operazione veramente semplice e veloce, ma che vi garantirà sicuramente più robustezza su questa sezione. Prima di andare a montare i fuselli sulle C, vi voglio dare altri due consigli. Il primo è quello di andare a lubrificare con il grasso al bisolfuro di molibdeno le due sedi dove andranno a lavorare le boccole dei kingpin. I kingpin non sono nient'altro che queste viti qui. Il secondo consiglio è quello di non applicare il frenafiletti sulla filettatura della vite, ma bensì applicate il frenafiletti sulla filettatura del fusello. Questo perché nel momento in cui andreste ad applicare il frenafiletti sulla filettatura della vite, andando a inserire la vite all'interno della boccola, il frenafiletti si andrà a seccare, rendendo questi due pezzi un pezzo unico, e nel momento in cui vorreste andare a togliere la vite per togliere i fuselli sarà veramente un problema, in quanto la boccola non vorrà venire via dalla vite, e quindi per togliere la boccola, togliere i fuselli senza danneggiarli, sarete costretti a rovinare le C. Avantreno quasi completato, adesso apro la confezione numero 6. Anche nel momento in cui andrete a montare i tiranti della convergenza anteriore, il frenafiletti non lo mettete sulla vite del fusello, ma sul fusello direttamente. Avantreno completato, questa MP10E sta prendendo forma. Le differenze rispetto alla versione nitro della MP10 sono, come nel posteriore, anche nell'anteriore, barra stabilizzatrice più spessa di un solo decimo, quindi da 2.4 mm. Di default nella versione nitro esce da 2.3 mm. Seconda differenza, e anche ultima, è questo traversino qui. Avendo cambiato il telaio e avendo spostato anche il differenziale centrale, Kyosho ha pensato bene di non realizzare un nuovo traversino in plastica come quello posteriore, ma di realizzare questo irrigidimento al posto del classico traversino. Beh, devo dire, sarà anche funzionale, ma è un po' bruttino da vedere. Preferivo il classico traversino in plastica, o come Kyosho aveva fatto nella MP9 e Evo, un traversino più piccolo, più rifinito, che era avvitato nella parte bassa. Qui mi sembra che l'hanno messo così tanto per risparmiare, però l'importante è che sia funzionale. Detto questo, ragazzi, adesso vado a montare il... Vuoi continuare a vedere come assemblo questa MP10E? Iscriviti al canale e non perderti il prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!